luglio sono le 7 della mattina e questo è il quarto appuntamento con A Gamba Tesa e oggi, caro il mio Davide Giovanzana, che saluto con calore. Ciao Davide. Ciao Leo, ciao a tutti. Oggi parleremo di Pioli. Perché parleremo di Pioli? Perché prenderemo, come ormai è solito fare in questa trasmissione, due parti diverse, che tanto hanno fatto discutere, perché comunque Davide, il mister, ha fatto discutere, la scelta di confermare lui e non Paolo Maldini e Ricky Massara ha fatto discutere e continuerà a far discutere, ed è un po' non l'uomo forte al comando, però è stato, diciamo, tra virgolette, promosso a coach. E questo comunque è un fattore di analisi. Come funzionerà qui? Noi prenderemo appunto le due parti, io diciamo che sarò contro, tra virgolette, Pioli, la scelta di Pioli, sostenendo insomma varie tesi, mentre Davide invece sosterrà il nuovo coach del Milan e abbiamo una scaletta interessante. Ovviamente vi ricordo a tutti di lasciare un like, iscrivervi al canale e commentare, soprattutto ci avete dato tanto affetto anche nelle puntate precedenti e vi ringraziamo, tanti commenti, siamo uno dei video più commentati, siamo super contenti di questo, quindi ovviamente ci dovrete dire la vostra, se siete con Pioli o se siete contro Pioli, ovviamente nel rispetto di tutte le opinioni, però vogliamo sapere la vostra. Allora Davide, da dove partiamo? Io partirei da una cosa, sono breve e poi ovviamente ti lascio già subito a te. La scorsa stagione Pioli è stato insufficiente. La scorsa stagione è stato insufficiente, il gioco del Milan è calato di qualità, è calato di qualità, è calato anche proprio negli interpreti e nell'interpretazione del gioco. Si è andata in confusione con un modulo che in questo momento non funziona più, che non funzionava più l'anno scorso, con dei giocatori che non si sono o che non hanno applicato, diciamo, i suoi dettami nel modo migliore. Quindi per me la scorsa stagione di Pioli è insufficiente e a coronare quello che dico c'è un derby, una semifinale di Champions League che a mio avviso è stata la goccia che a me ha fatto traboccare il vaso, perché è stata affrontata in una maniera sbagliata, è stata affrontata senza, secondo me, la voglia giusta, sembrava quasi come se il Milan stesse giocando una partita di campionato e io questa cosa qui faccio molto fatica a perdonargliela. Tu che pensi? No, innanzitutto mi fa specie, di aver scelto la posizione, no, del Marco Polo, no, perché Marco Polo, come tutti ben sappiamo, è veneziano, però stavolta il veneziano tocca a me. Io sono molto contento, devo dire, perché rispecchia il mio pensiero, cioè io non sono qui a fare finta. Se dico che secondo me Pioli va confermato è perché credo che Pioli vada confermato. Sì, l'anno scorso Pioli è stato insufficiente, possiamo tranquillamente dirlo, ma è stato insufficiente Pioli, è stato insufficiente Maldini, sono stati insufficienti i nuovi arrivi, è stato insufficiente Fikayo Tomori, è stato insufficiente Pierre Kalulu, sono stati insufficienti tanti grandi protagonisti della cavalcata del 2021-2022, cioè quel gioco fluido, quel gioco funzionale, quel gioco di spazi che ci ha permesso di vincere il campionato. L'anno scorso a una certa è completamente sparito, ma non è sparito solo ed esclusivamente per merito del mister, è sparito perché alcuni dei suoi interpreti evidentemente non funzionavano più. E io credo che, caro Leo, con alcuni dei nomi di calciomercato che cominciano a ruotare in orbita Milan in maniera un pochino più insistente, possa ritornare quel Milan fluido, soprattutto a livello di centrocampo, con i centrocampisti che potevano una volta abbassarsi, una volta alzarsi, potevano allargarsi sulle fasce, costruire a 2, costruire a 3, alzare la pressione, potevano fare tante cose. Io credo che con i nuovi nomi di calciomercato potremmo tornare a vedere, non credo subito, però ci sono le potenzialità per tornare a vedere quel Milan di Pioli che ci ha fatto innamorare dell'allenatore e che ci ha fatto tornare allo stadio e che ci ha fatto vincere uno scudetto. Quindi credo che si passerà a un 4-3-3, non dico in maniera stabile, ma sarà più un'idea da 4-3-3 che un'idea da 4-2-3-1. Allora, lo spero, caro il mio Davide, però anche l'anno scorso l'abbiamo auspicato, anche l'anno scorso l'abbiamo richiesto perché sembrava abbastanza evidente che con la perdita di Frank Milan non potesse più sostenere un modulo del genere se non mettendo un centrocampista fisico. Così poi è stato in quelle due partite che il Milan ha giocato bene, in quelle poche partite che nella seconda parte di stagione il Milan ha giocato bene, ovvero le semifinali di Champions contro Napoli, dove ha giocato Ismail Bennacer. Ora tu dici, con i giocatori che il Milan sta prendendo, il Milan dovrebbe giocare a 3.
Ma ne hai la certezza? Io non ho questa certezza, nel senso che è vero che hai preso magari Loftus-Cheek, andrai a prendere un giocatore come Reinders che può giocare benissimo nei due, ma li avevi anche l'anno scorso però per giocare a tre, cioè non è che l'anno prossimo il Milan cambia il centrocampo e prende giocatori adatti a giocare a tre, perché Krunic e Pobega giocavano mezzali, il loro ruolo naturale era quello di mezzala, quindi io non sono così convinto che il mister cambierà giocatori, ti dico di più e ti do un assist. L'eventuale arrivo di Pulisic, dato molto vicino, ovviamente, e andatevelo a leggere sul sito di Radio Rossonera, l'eventuale acquisto di Pulisic, che sembra essere molto vicino al Milan, caro mio Davide, Pulisic non giocherà esterno destro, Pulisic giocherà trequartista e continuiamo con l'errore della scorsa stagione. Non credo, cioè allora Pulisic verrà acquistato come jolly d'attacco, cioè da quant'è che il Milan non ha un giocatore capace di giocare a sinistra, perché Pulisic nasce a sinistra, capace di giocare al centro e capace di giocare a destra. Cioè, io non capisco perché al nome di Pulisic viene accostato farà il trequartista. No, Pulisic sarà un jolly. Abbiamo sempre avuto pedina per pedina, ruolo per ruolo e questo c'è e gli manca il back, quindi gli manca la riserva e quindi non funzioniamo bene. Adesso prendiamo un giocatore che è capace potenzialmente di fare tutti i ruoli dell'attacco e no, è un errore perché è il trequartista, perché giochiamo ancora come l'anno scorso. No, cioè sul mercato arriveranno centrocampisti, secondo me, che sono più vicini all'idea di gioco di Pioli, più vicini a quella fluidità di movimenti, più vicini a quell'idea di risalire il campo in maniera veloce, di andare a cercare subito gli attaccanti, di fare delle transizioni veloci che scombinino gli avversari e che ci permettono di trovare degli spazi diversi in attacco, spazi nei quali i centrocampisti devono andare a inserirsi. Cioè, questo è stato un grande problema nostro quest'anno. Semplicemente perché gli interpreti non hanno funzionato in quel ruolo, non perché non ci fossero. Non hanno funzionato perché abbiamo attaccato pochissimo l'area di rigore. Abbiamo attaccato Ma pochissimo questo è il l'area di mister rigore. però. Cioè, questo Ma è questo un non è. dettame, penso. Sì, è un dettame. No, non è un dettame del mister, cioè è un dettame del mister che arriva dal fatto che tu non hai gli uomini per farlo. Cioè, stiamo parlando sempre della stessa squadra. Tu dicevi, Bennacer l'hai messo. 2 anni fa hai Quello chi vinto l'ha lo messo? scudetto con gli stessi. Cioè, chi ha deciso Napoli-Milan 0-4 di prendere Bennacer, di metterlo su Lobotka e di dirgli Ciccio, tu da lì non ti devi muovere. Cioè, stiamo parlando di un allenatore che ha fatto una stagione insufficiente, chiaro. Da quanto tempo non eravamo però, e questa è una cosa positiva, cioè da quanto tempo non eravamo qui a dire, finalmente un allenatore del Milan che è valido, però possiamo permetterci qualcosa di più. Qualcosa di più non c'è, perché andare a trovare un allenatore sul mercato con Luis Enrique che è andato al PSG, con praticamente tutti top o semi-top allenatori del mondo che sono presi, io credo in questo allenatore. Cioè, secondo me, non credere, cioè non dare ancora una chance a questo allenatore significa ammettere l'overperforming del 2021-2022, cioè quando tutti dicevano però il Milan ha vinto il campionato perché ha overperformato. Secondo me è così. Ok, io questo posso anche essere in parte d'accordo, però sulle scelte che allora sono state fatte in questa stagione qui, per me le colpe vanno divise. Cioè il fatto che abbiano pagato Maldini e Massara per un mercato che può anche essere insufficiente, per carità, però non può essere solamente quello, perché comunque dei giocatori te li ha presi, dei giocatori che per me sono anche abbastanza validi. Prendo 2 esempi su tutti, Davide, che il mister non è riuscito a valorizzare, perché almeno dalla mia modesta opinione, ma non solo dalla mia, anche da quella di allenatori, da quella di altri player nel mondo del calcio, De Ketelare e Aster Vranks non sono proprio 2 pippe, cioè sono 2 giocatori che per carità non si sono ambientati, ma avranno bisogno di tempo e tutto il resto, però Aster Vranks non meritava di giocare così poco per quanto mi riguarda, De Ketelare ha giocato tanto e avrà anche delle colpe, però non è stato provato in alcune posizioni e l'impressione che ho io è che quest'anno il mercato non è che non sia stato condiviso, però non sia stato compreso. E l'esempio di Malik Chow, che non credo che il 4 di novembre Malik Chow fosse scarso o non pronto, se poi esce a febbraio e diventa quel giocatore lì. Quindi Sì, adesso tu però mi risponderai, Leao, Tonali, vero, però su questi 2 no, qui per me ha sbagliato. ma no, ma scusami un attimo, cioè allora, Kalulu entra a far parte delle rotazioni del Milan dalla seconda parte della stagione dello scudetto. Cioè dall'inverno, no, Sì, quando si fanno sì. male tutti Mm-hmm. e lui gioca e da lì non si muove più. Il Milan non prende praticamente mai più gol, tant'è che Pioli stesso dirà:
io non mi aspettavo, cioè con un gioco così aggressivo come quello che abbiamo, non mi aspettavo di riuscire a creare una squadra che prendesse così pochi gol. Perché? Perché magari Tomori saliva, Kalulu scendeva, copriva la profondità dell'attaccante, accettava l'1 contro 1. Stesso discorso quest'anno con Ciao, da quando Ciao ha cominciato a giocare con insistenza, anche perché c'è stata ancora quella situazione infortuni, ok, Malik Ciao si è dimostrato un gran difensore. 2 su 2, cioè 2 indizi fanno una prova, non è che però doveva metterlo prima perché no, ha avuto ragione lui, han giocato e han fatto bene. Han giocato e fatto bene, ha avuto ragione lui. Secondo me questa è una roba inopinabile e non si può dire altro. Poi tu puoi dire fondamentalmente quello No, che ti pare. sì. Tanto, cioè io sono qui a parlare con te, fondamentalmente non ti ascolto, quindi continuo a Bene, non è pensare un ad altro. confronto questo, no, ma, no, No, ma scherzo, io però perché mi prendo questa libertà un po' naif di non ascoltarti, no? Non perché sei tu, Leo, ovviamente. no, no, ma fai bene. Allora, ma infatti stiamo provando a interpretare le due parti anche di tifoseria e io lo so che voi un po' vi ritroverete in questa cosa qui. Oltre a De Ketelare Vranks, caro il mio Davide, io ti dico una cosa in più, che è un po' l'ultimo argomento che posso avere, diciamo, a favore e che tu puoi commentare sbagliando come per la quarta volta consecutiva in questi episodi di Gamba Tesa, quindi mi porto a casa un bel 4-0, anche se tu dirai il contrario, ma questo lo lasceremo dire ai nostri ascoltatori, ma non importa, ti dico questa cosa qui. Adesso le responsabilità aumentano, non tanto perché noi lo parafrasiamo coach, un po' perché nel comunicato ufficiale del Milan era stato scritto coach, quindi lo possiamo dire, ma perché adesso non hai alcun tipo di parafulmine. Prima anche il mercato che ti ha fatto, per carità, Paolo Maldini, Ricky Massaro e tutto il resto, non, per me ti hanno fatto a parafulmine, cioè il mercato sbagliato è stato solo di Paolo Maldini e Ricky Massara, non che Pioli ha gestito male qualche giocatore, non è riuscito a inserirlo, che può anche essere. Ecco, lì ovviamente tutti, quasi tutti, perlomeno sono andati nella narrazione, nell'idea che il mercato fosse sbagliato. Io sono convinto che il mercato fosse sbagliato in parte e che una buona parte delle colpe l'abbia anche lui, e adesso, visto che il mercato lo sta, tra virgolette, facendo lui, ha una responsabilità maggiore. Io non sono sicuro che lui riuscirà a reggere questa responsabilità qui, non sono sicuro che lui riuscirà diciamo, mettere tutti questi giocatori che li stanno prendendo nel modo. Non sono convinto che li possa far rendere al meglio come ha fatto con alcuni, ma con alcuni sbagliando. E qui però non puoi più sbagliare, perché qui la colpa, se sbagli il mercato, te la danno a te. Sì, Leo, cioè te la danno te, va bene, abbiam già visto il modus operandi, tra virgolette, "made in USA". Sbagli, paghi. Stefano Pioli è pronto a sbagliare ed è pronto a pagare. Cioè tu hai detto: "Oh, ho vinto questo confronto 4-0". La partita migliore lo scorso anno, ripeto, Napoli 0, Milan 4, come tu pensi sia andato questo confronto, cosa che ovviamente non è così. La vinciamo perché? Perché Pioli mette Bennacer a uomo su Lobotka, perché Pioli fa scendere Krunic a costruire 3 difensori e perché grazie alle sue idee, grazie alle sue mosse tattiche vince una partita. Poi non siamo riusciti a produrre un gioco continuo e non abbiamo fatto vedere quello che abbiamo fatto vedere però anche lì, ritorno alla domanda di prima di poi andare sulle responsabilità. Ai Sì. Vranks non affronta la questione De Ketelare perché non c'entra solo Pioli, cioè lì è Pioli e il giocatore. Questione Vranks, tu come fai a gestire bene un ragazzo che ti arriva con un tetto di presenze legato al riscatto, perché quello era, con un tetto di presenze legato al riscatto, e poi tu cioè, devi gestire un giocatore quando Però sai Davide, benissimo. Sì, però Leo, devi gestire un giocatore quando sai benissimo che potresti risultare vittima di quello che sta succedendo sopra di te, perché il Milan, il rapporto tra Maldini e il Milan non scoppia a giugno, non scoppia il certo. 5 di giugno e il 6 viene mandato a casa. Ci sono stati tanti piccoli screzi. Aster Vranks, per esempio, secondo me è un esempio palese di questa cosa, di un giocatore voluto da una parte e osteggiato dall'altra. L'allenatore lì sta in mezzo, come fai a valorizzare un giocatore del genere? Poi magari Sì. si dimostrerà essere il centrocampista più forte, incredibile, il nuovo Modric. È difficile, è stato molto difficile. Cioè, ammetto, e sarebbe sbagliato e tendenzioso il contrario, non ammettere che Pioli lo scorso anno abbia fatto una stagione sufficiente, però questo è un allenatore che può crescere ancora. Ragazzi, questo è arrivato, sulla testa, hashtag Pioli out, sesto posto, secondo posto, primo posto, quarto posto e semifinali di Champions League. Cioè questo è un signor percorso, è un percorso che secondo me può continuare a rimanere su questo tipo di livello. Pioli è l'allenatore perfetto per il progetto, secondo me. Sì, però io ti do due controprove. Intanto per me Astre Branks era il giocatore giusto per Pioli,
perché per come gioca il Milan, e l'abbiamo chiesto tante volte, Astor Branks era il tre quarti perfetto per me e per le caratteristiche che ha per sostituire Frank Kessie. Ok, era giovane, era da sgrezzare, per carità, ma qualche opportunità lì per me gli sarebbe stata dovuta concedere, ecco, mettiamola così. L'altra cosa, Davide, può essere arrivato a tappo. Mister Pioli può essere arrivato a tappo, è questo il massimo del suo potenziale? Cioè, l'anno scorso ha dimostrato, come dici tu, la partita con Napoli, che l'hai presa come esempio 2 volte, vero, ma io ti prendo per la seconda volta come esempio una semifinale di Champions con l'Inter, che vale molto di più di quella con Napoli, che è stata giocata con i fedelissimi, con una tre quarti discussa, con una tre quarti che non ha quasi mai prodotto dei risultati sopra la media, e andando, tra virgolette, a affondare con i suoi. Ecco, per me questa cosa qui nel Milan non ci deve essere, perché se diciamo che non c'è nulla sopra il Milan come per Maldini e come per gli altri, non c'è nemmeno andare giù coi fedelissimi. Lì tu la dovevi affrontare in un modo diverso, impostare la squadra in un modo diverso e riuscire a cambiare e a uscire da questo 4-2-3-1. Questo processo non è stato affrontato. Comunque, non ti lascio rispondere perché non me ne frega nulla la tua opinione, no scherzo perché ce l'hai già data. Siamo in chiusura ragazzi, oggi è venerdì, quindi vi do gli altri appuntamenti, alle 10 c'è obbligo di riscatto sempre qui su YouTube, poi c'è Chiama Milan, Lunch per se pelle rossonera come di consueto. Io però, Davide, e sarai d'accordo con me su una cosa, voglio leggere la vostra, cioè io il venerdì mi sveglio, registriamo il video, bla bla bla, lo carichiamo e poi ci leggiamo i commenti, perché ovviamente io voglio vedere cosa ne pensate voi, se pensate che siete d'accordo con me, con Davide, ma non perché siamo bravi, belli, perché non siamo nessuna delle due cose, ma perché vogliamo sapere la vostra sul mister e se pensate che questa stagione possa effettivamente andare bene con il mercato dettato da Stefano Pioli. Vi invito inoltre a lasciare un like qui sotto, like, commenti, iscrivetevi, fate quello che volete. Davide, grazie mille, mi è piaciuto questo confronto. Sì, diciamo che è un argomento che Caldo. cioè per enucleare bene ci vorrebbero 1 ora e mezza, 2, 3, Mm. 4 ore, sicuro non un quarto d'ora, però speriamo di essere andati un po' al nocciolo della questione. Speriamo, ce lo direte voi ragazzi, ce lo direte voi, io vi saluto e vi rimando agli appuntamenti di giornata di Radio Rossonera. Ciao a tutti.